Benvenuti, viaggiatori del cuore e cercatori di meraviglia, nel vostro rifugio di emozioni preferito. Benvenuti ancora una volta nell'abbraccio caldo di Gossip alla turca. La scorsa notte, le luci di Istanbul non si sono limitate a illuminare il Bosforo. Sembravano danzare con un'intensità diversa, quasi mistica, come se la città stessa sapesse di essere il palcoscenico di un momento destinato all'eternità. Ma nessuna luce, per quanto brillante, ha potuto competere con lo sguardo del nostro amato Ali Ibrahim Ceyhan durante un'esclusiva mostra d'arte nel cuore pulsante della metropoli. Prima di varcare insieme la soglia di questa galleria e scoprire il segreto che ha lasciato tutti senza fiato, vi chiedo di compiere quei gesti che rendono grande la nostra famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere mai un capitolo delle nostre storie, attivate la campanella per essere sempre i primi a sapere e, se il nostro modo di raccontarvi l'amore vi tocca l'anima, lasciate un mi piace. E per chi desidera entrare nel cerchio magico dei nostri sostenitori più fedeli, il tasto Unisciti o Abbonati è la vostra chiave d'oro. Mettetevi comodi, perché stiamo per raccontarvi una storia dove i colori parlano più delle parole. L'evento aveva riunito la crème della società turca, critici d'arte severi e mecenati facoltosi, ma la vera stella della notte non era appesa alle pareti, almeno non inizialmente. Tutto è cominciato quando l'affascinante attore ha fatto il suo ingresso nel locale. Halil indossava un abito scuro impeccabile, un taglio sartoriale che evidenziava la sua eleganza naturale e quella statura morale che lo contraddistingue. Sebbene cercasse di mantenere un profilo basso, con l'umiltà che è il marchio dei grandi, la sua presenza non passa mai inosservata, possiede quel magnetismo raro che costringe le teste a voltarsi al suo passaggio. I flash delle macchine fotografiche hanno illuminato il suo ingresso come fulmini in una notte d'estate, ma lui sembrava avere un obiettivo fisso, una meta invisibile agli occhi degli altri. Si muoveva attraverso la folla come se un filo d'oro invisibile lo stesse guidando, un richiamo sirenico a cui non poteva e non voleva resistere. Ha camminato tra le gallerie, salutando le persone con la sua consueta cortesia, regalando cenni del capo e sorrisi misurati, ma senza mai soffermarsi davvero, come un uomo in missione. Ha proseguito fino a raggiungere la sala principale, il cuore del santuario artistico. E lì, appeso a una parete solitaria e illuminato da una luce morbida e calda, quasi divina, c'era un dipinto che aveva già stuzzicato la curiosità di molti presenti per la sua potenza espressiva. Ma ciò che nessuno si aspettava, il colpo di scena che ha fatto tacere il brusio della sala, è stato scoprire l'identità dell'artista dietro quel capolavoro. La firma nell'angolo in basso a destra, tracciata con un tratto deciso eppure delicato, era inconfondibile, Zlaturkolu. Sì, avete sentito bene, amici di Gossip alla turca. La nostra amata Zla non è solo un'attrice dal talento cristallino, capace di farci piangere e ridere con un solo sguardo, ma è un'anima che ha versato i suoi sentimenti più profondi sulla tela, trasformando il dolore e la gioia in colore. Il dipinto era un trionfo astratto, una miscela ipnotica di colori vibranti e ombre malinconiche, che sembrava raccontare una storia d'amore segreta, una narrazione cifrata che solo due persone al mondo potevano comprendere appieno. Halil si è fermato di colpo davanti al quadro. Il trambusto della sala, le risate, il tintinnio dei bicchieri di cristallo, tutto sembrava svanire per lui, inghiottito dal silenzio sacro dell'arte. Rimase immobile, le mani affondate nelle tasche, osservando ogni tratto, ogni singola pennellata, con la devozione di chi sta leggendo una lettera d'amore scritta con l'inchiostro dell'anima. I testimoni oculari, fortunati spettatori di questo momento di intimità pubblica, raccontano che l'atmosfera intorno a Halil è cambiata completamente. La sua espressione, solitamente serena, controllata, quasi impenetrabile, è diventata improvvisamente vulnerabile, aperta, nuda. I suoi occhi scansionavano la tela con un'intensità quasi palpabile, come se volesse assorbire l'essenza stessa dei pigmenti. In quel momento sospeso nel tempo, uno dei presenti più vicini ha sentito Halil sussurrare a se stesso, con la voce incrinata da un'emozione densa, è riuscita a catturare il silenzio che condividiamo, è come se avesse dipinto le nostre stesse anime su questa tela. Queste parole, miei cari amici, risuonano come tuoni in una valle.
Confermano che il legame tra loro va ben oltre ciò che vediamo sugli schermi televisivi. Non è solo un'amicizia, non è solo una partnership lavorativa, è una connessione spirituale che ispira l'arte stessa. Il dipinto raffigurava due sagome appena percettibili, intrecciate in un turbine di blu profondo e oro scintillante. Colori non scelti a caso, il blu, simbolo di fedeltà eterna e profondità, l'oro, rappresentazione della passione divina e preziosa. Voi cosa ne pensate? Credete che l'arte sia lo specchio più veritiero dell'amore? Avete mai ricevuto un messaggio così potente senza che venisse pronunciata una sola parola? Scrivetecelo nei commenti, perché le vostre interpretazioni arricchiscono la nostra narrazione. E se state amando questo viaggio, il tasto Unisciti è il modo migliore per dirci grazie. Mentre Halil rimaneva perso nella contemplazione estatica del dipinto, un giornalista, mosso da un misto di coraggio e curiosità professionale, si è avvicinato con cautela, quasi temendo di infrangere quella bolla magica. Gli ha chiesto come si sentisse a vedere il lavoro di Sla esposto in quel modo, così vulnerabile agli occhi del mondo. Halil, senza staccare gli occhi dalla tela nemmeno per un istante, ha sorriso leggermente, un sorriso che non era destinato ai media, ma che è stato notato da tutti i presenti per la sua dolcezza infinita, e ha risposto: l'arte è il modo più puro per dire la verità senza parlare. Sla ha parlato più forte qui di quanto non abbia mai fatto prima. Sono incredibilmente orgoglioso della profondità che risiede nel suo cuore. Che dichiarazione potente! È chiaro che Halil non solo ammira il talento poliedrico di Sla, ma si sente profondamente, visceralmente connesso al messaggio nascosto in quell'opera. La serata è proseguita, e sebbene Halil, da perfetto gentiluomo, abbia interagito con altri ospiti, il suo sguardo tornava sempre, magneticamente, a quell'angolo, come se avesse bisogno di rassicurarsi che il dipinto fosse ancora lì. Quella tela era diventata la sua ancora in mezzo alla tempesta della fama, il suo punto fermo. Si dice che Sla non abbia potuto partecipare all'evento a causa di impegni inderogabili sul set cinematografico dell'ultimo minuto, ma la sua essenza era lì, presente in ogni centimetro di quella pittura e riflessa nello sguardo devoto di Halil. Alcune voci nei corridoi della mostra suggerivano che il quadro fosse nato come un regalo, una sorpresa che Sla aveva preparato per esprimere ciò che le parole, a volte limitate e goffe, non possono dire. Immaginate la scena. Lui, solo davanti alla creazione di lei, in mezzo a una folla di sconosciuti, ma in realtà impegnato in una conversazione privata, intima, silenziosa. È il tipo di romanticismo che ci fa sospirare, che ci fa credere ancora nella magia. La gente ha iniziato a mormorare, le speculazioni sono volate di bocca in bocca come farfalle impazzite. Questo dipinto era la conferma definitiva del loro amore? Stavano usando l'arte per gridare i loro sentimenti al mondo senza dirlo esplicitamente? La tensione romantica nell'aria era palpabile, si poteva tagliare con un coltello. Persino i critici d'arte, solitamente freddi, cinici e obiettivi, hanno commentato che l'opera trasmetteva un'emozione genuina, un dolore dolce e una speranza radiosa. E vedere Halil lì, ergersi a guardiano di quei sentimenti, completava l'opera d'arte, rendendola una performance vivente. È stato un momento di vita reale che ha superato qualsiasi copione di soap opera mai scritto. Ma il vero climax della serata è arrivato alla fine. Prima di andarsene, Halil si è avvicinato un'ultima volta alla tela. Ha toccato delicatamente la cornice, con una reverenza quasi religiosa, e si è rivolto al suo assistente con voce ferma e decisa: assicurati che questo pezzo venga via con noi, non può appartenere a nessun altro. Incredibile! Halil non si è limitato ad ammirare l'opera. Ha deciso di acquisirla, di portarla via, affinché nessun altro potesse possedere quel pezzo dell'anima di Sla. Questo gesto di possesso e protezione parla di un uomo innamorato che custodisce gelosamente ogni espressione della sua amata. Non voleva che quel silenzio condiviso finisse appeso nel salotto di uno sconosciuto, doveva tornare a casa, dove apparteneva. La notte a Istanbul è finita, le luci della galleria si sono spente, ma la storia di questo dipinto e della reazione di Halil sta appena iniziando a dispiegarsi nei nostri cuori. Ci è stato regalato un momento di pura magia,
dove arte e amore si sono fusi in un'unica entità inscindibile. Non abbiamo bisogno di conferme ufficiali o di comunicati stampa quando i gesti parlano così chiaramente, con una voce così potente. Ali Ibrahim Ceyhan e Zlaturkoglu continuano a tessere la loro leggenda, questa volta non con le battute di un copione, ma tra oli e pennelli, dimostrando che la loro connessione è, essa stessa, un capolavoro. E noi siamo qui, testimoni privilegiati di questa meraviglia. Cosa ne pensate di questo gesto di Halil? Trovate che acquistare il quadro sia la più grande dichiarazione d'amore possibile? Fatecelo sapere nei commenti, vogliamo leggere ogni vostra emozione. Grazie per aver vissuto con noi questa notte di arte e passione. Non dimenticate di iscrivervi, di lasciare un like e di unirvi alla nostra famiglia tramite il tasto abbonati. Fino al prossimo capolavoro, ricordate, l'amore è l'unica arte che non mente mai. Questo è Gossip alla turca. Buonanotte.